Ciao, sono Domenico e in questo video voglio raccontarti di un open space che integra perfettamente cucina, zona living, zona pranzo, tuttavia lasciando la possibilità di avere un angolo di privacy che ti mostrerò solo fra qualche minuto. Resta con me. In questo open space abbiamo integrato perfettamente i mobili della zona living alla cucina e alla zona pranzo che adesso ti mostrerò. Tutte le finiture, tutti i materiali, tutte le nuance, la cura per i particolari è la stessa che noi mettiamo nelle nostre cucine, anche per i nostri elementi soggiorno firmati Helle Kitchen. Ma vieni con me perché in questa composizione ci sono tante chicche che voglio mostrarti. Il punto focale di questa composizione è sicuramente l'isola centrale, tutta in finitura pietra spaccata ardesia, un materiale super resistente perché si tratta di un HPL che resiste tantissimo ai graffi, non viene affatto permeato dall'umidità e quindi è facilissimo da pulire e da tenere sempre in ordine. L'isola è dominata dal piano cottura a induzione e dalla cappa sospesa a soffitto. Questo tipo di cappa ti permette anche di avere all'interno una conduttura, una tubazione che porta al di fuori dell'abitazione quelli che sono i fumi e i vapori che si generano durante la cottura. Tuttavia rimane comunque dello spazio del piano di lavoro a destra e a sinistra per poter cucinare in maniera comoda e senza problemi. Una presa di corrente è quello che serve sull'isola per non tenere cavi in giro, prese attaccate a parete, magari stai lavorando qui. Quindi abbiamo una presa di corrente, la presetta USB e questa che diventa una stazione di ricarica wireless dove puoi poggiare il tuo telefono e ricaricarlo al volo. Ti mostro ora la parte interna dell'isola, che è composta da questi due armadietti da 45 cm, estremamente pratici e comodi. Nota anche l'abbinamento delle finiture. Abbiamo l'ardesia grigio e abbiamo la pietra grigia, quindi stessa nuance, stesso tipo di dettaglio di pietra, però questa volta in una tonalità molto più chiara, più luminosa, e qui invece con una tonalità più decisa, più marcata. Il forno è posizionato sotto al piano cottura, in questa posizione che ci dà la possibilità di inserire una delle nostre chicche che fanno parte della collezione Helle Kitchen. Vieni più vicino perché voglio mostrarti questo speciale cassetto con doppio fondo che ti permette di tenere al sicuro i tuoi oggetti anche in un posto dove tradizionalmente lo spazio viene lasciato invece inutilizzato. Andiamo a dare uno sguardo alla zona degli elementi a parete, dove abbiamo innanzitutto un mobile che ospita due cestoni estremamente capienti. Qui abbiamo la possibilità di avere tanto spazio, tanta capienza a disposizione, e poi il mobile del sottolavello, anche questa volta con la possibilità di avere tutto lo spazio a disposizione e avere un'organizzazione impeccabile per mettere via tutto quello che è la spazzatura, lo spazio per i detersivi, le vaschette e addirittura lo scopino con la paletta, una delle nostre particolarità che ci contraddistinguono dalle altre cucine che si trovano in giro. Questo fa parte di quella che è la cura per i particolari, la voglia di eccellere, la voglia di essere sempre un passo avanti per darti la possibilità di godere al pieno, al meglio della tua cucina. Anche il lavello è un elemento caratterizzante delle nostre cucine, con salterello e con lo schermo di protezione in vetro che fa da paraschizzi. Qui non c'è bisogno di piastrellare, non c'è bisogno di fare operazioni sui tuoi muri, perché arriviamo noi con il nostro pannello in vetro, lo montiamo e il gioco è fatto. I pensili, la parte superiore, cambiamo tonalità, cambiamo essenza, cambiamo materiale. Abbiamo un laccato grigio seta extra opaco con maniglia ad inserto. È una cucina che non presenta le maniglie, qui abbiamo tutte delle gole integrate in alluminio e anche nei pensili abbiamo fatto questa scelta super pulita, super essenziale. Doppio ripiano interno nei nostri pensili già di serie, così avrai il 33% di spazio in più, scolapiatti organizzato per tenere tutti gli scompartimenti ben sistemati e chiusure ammortizzate per garantirti
sempre una lunga vita della tua cucina e quel silenzio che fa sempre piacere. Ma qual è il principale problema di una cucina open space? Il fatto che è aperta, che è un posto dove non si ci può nascondere, anche la briciola si vede, anche la macchiolina di caffè si vede, tutto quello che lasciamo lo vediamo. E quindi abbiamo bisogno di un posticino dove avere la possibilità di lasciare anche un pelino di disordine, anche la possibilità di essere un po' più tranquilli, no? Nella gestione normale della cucina. Cosa succede se voglio farmi un caffè in questa cucina, che devo mettere in disordine, devo sporcare? Allora cosa abbiamo pensato? Di strutturare una dispensa all'interno dell'armadio, e così quando voglio un caffè basta accedere all'interno di questo mobile, vedi che servizio, e avere la possibilità di tenere tutti i miei piccoli elettrodomestici subito pronti all'uso, in modo che posso venire qui, sono già collegati alla corrente, mi faccio il toast, mi faccio il frullato, mi faccio il caffè, senza andare a invadere lo spazio della cucina. Ovviamente questo spazio funge anche da dispensa, perché abbiamo la possibilità di tenere tutto sistemato senza aprire le porte. Entro qui dentro, vedo quello che mi serve, lo prelevo e vado in cucina. Però permettermi di dirti che questo è veramente un particolare che considero di primaria importanza in una cucina open space. Tutto lo spazio di questa dispensa non è lasciato al caso, nulla è sprecato, perché qui come ultimo armadio abbiamo quello che ospita il frigorifero incassato con congelatore, mentre dalla parte esterna abbiamo comunque un elemento a giorno che sfrutta la profondità rimanente, e quindi davvero ogni centimetro è sfruttato. Adesso voglio darti un po' di misure. Per esempio quest'isola, che per me è un'isola non grandissima, un'isola che posso considerare piccola, è comunque estremamente comoda, mi permette di stare qui seduto con le gambe che vanno a infilarsi sotto al piano, perché abbiamo lasciato uno sbalzo di 30 cm che considero una misura perfetta. Poi invece per quanto riguarda l'isola ha una lunghezza di 155 cm per una profondità di 90 x 155, una misura ideale se devi collocare il piano cottura sull'isola, perché ti permette di avere 40 cm per parte di spazio rimanente. La distanza che invece intercorre tra l'isola e la cucina a parete in questo caso è di 1 metro. Anche qui considerate le dimensioni dell'isola, devi sempre considerare questo: più è larga l'isola e più spazio è meglio rimanere fra i due blocchi. Più è stretta l'isola, più puoi ridurre questa larghezza. Diciamo che qui 1 metro è abbondante, è una misura abbondante. Potresti addirittura scendere fino a 92, 93 in questa circostanza. Invece dall'isola fino al blocco delle colonne abbiamo uno spazio di 86 cm. Questa è una mera zona di passaggio ed è estremamente comoda. Posso aprire tranquillamente il mio frigorifero, lasciare qui la busta della spesa, riempire il frigo oppure prelevare una bottiglia, versare un bicchiere d'acqua senza fare nemmeno un passo di strada. Ecco, questo è quello che significa studiare bene una cucina, studiarne, progettarne l'ergonomia, progettarne la prossemica, la possibilità di gestire bene gli spazi, anche l'estetica, perché anche l'occhio vuole la sua parte, con gli abbinamenti cromatici, il nero, il grigio ardesia, il grigio pietra, il grigio seta, l'azzurro che abbiamo usato per le pareti. Tutto è studiato, tutto è armonizzato per avere un risultato di grande spessore e di grande valore, che è quello che è il nostro mestiere, quello che ci gratifica, è quello che
rende felici i nostri clienti da anni e anni. A onor del vero voglio farti notare un particolare: con lo schienale in vetro non abbiamo la possibilità di collocare le prese a muro, pertanto abbiamo queste diverse tipologie, ma questa è una delle mie preferite, la presa che integra anche l'altoparlante Bluetooth, quindi puoi collegare i tuoi apparecchi e puoi ascoltare la musica che arriva dal tuo smartphone direttamente su questi altoparlanti di altissima qualità. Anche l'intrattenimento in cucina è fondamentale. Faccio un piccolo focus anche sull'illuminazione, fondamentale nelle nostre cucine, che nasce già integrata nei mobili. I LED sono incastonati all'interno dei mobili per darti una pulizia estrema delle linee e per darti la massima visibilità sulla zona di lavoro. Illuminazione che posso accendere con un semplice tocco e che posso anche andare a regolare di intensità, abbassarla fino a spegnerla. Posso anche fare un'altra cosa: grazie al nostro Emotion Dimmer posso andare a calibrare la temperatura delle luci da luce calda a luce fredda, passando per luce naturale. La gradazione è piuttosto ampia, andiamo dai 2500 Kelvin fino ai 6000, quindi puoi trovare sempre la luce adatta al tuo ambiente. Se anche tu vuoi una casa ben progettata, studiata sin nei minimi particolari, allora devi per forza affidarti ad uno dei nostri progettisti. Insieme saremo in grado di analizzare quelle che sono le tue esigenze, capire i tuoi desideri, valutare quelli che sono i problemi da risolvere e andare così a realizzare l'arredo perfetto per te e per la tua famiglia. Noi siamo qui che ti aspettiamo. Lo showroom di Atena Lucana è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. Chiama, fissa il tuo appuntamento, vieni a trovarci, oppure se sei lontano scrivici, perché abbiamo diverse soluzioni, diversi pacchetti per lavorare anche a distanza. Io ti saluto, con questo video è tutto, ciao da Domenico, ci vediamo alla prossima.